Ok, siamo in diretta live, benvenuti a tutti, è la seconda parte del corso a pastello sullo stregone. Come al solito io chiedo a chi è in linea di farmi sapere se vedete bene, se sentite e se funziona tutto. E alla vostra conferma possiamo cominciare. Quindi, allora, parte 2 del corso sullo stregone. L'altra volta abbiamo realizzato la traccia, una delle cose più importanti, una delle cose più problematiche anche. Allora oggi invece inizieremo uno studio, un piccolo studio dei chiaroscuri e dei primi colori, però soltanto con pastel pencil, quindi Caran d'Ache e Stabilo Carbotello. Ok, vedo un messaggio di Anna Giulia che dice che si vede e si sente bene, quindi penso che si possa procedere. Allora, possiamo iniziare? Allora, partiamo con un Caran d'Ache nero 009 e vorrei iniziare a mettere un po' di nero, visto che ho intenzione di lavorare al viso, proprio là dove ci sarà del nero. Ok, nel frattempo ho letto il messaggio di Anna Giulia che dice che il video non è forse al massimo. Una delle cose più importanti per me è che si veda, poi spero in futuro che si potranno fare degli upgrade sulla parte video. Comunque iniziamo a mettere un po' di nero senza molta pressione, Caran d'Ache, anche perché Caran d'Ache è il pastel pencil nero più intenso, più potente. Cominciamo a mettere. Queste sono fasi dove ovviamente non ha importanza essere troppo concentrati sui dettagli, ma mi interessa di più cominciare a tirare fuori insomma qualche tridimensionalità. Tutta questa traccia che abbiamo fatto l'altra volta è bello se si comincia a capire un po' di più, ma poi è importante sapere che le prossime volte qua sopra inizieremo ad utilizzare i gessetti, quindi sicuramente le intensità le avremo grazie ad essi. Ok, qui ci sarà parecchio nero che appunto stenderemo poi con il gessetto. In questo momento sto usando il nero della Caran d'Ache perché voglio farvi vedere come iniziare a distinguere un po' le parti. La pressione che sto facendo col nero è davvero minima, quindi significa che mi sto mantenendo appositamente leggero. Tenersi leggeri in queste prime fasi, dove iniziamo a creare delle impressioni di quello che sarà, è importante perché la carta Pastelmat che stiamo usando, che è una carta di alta qualità, quindi studiata apposta per sovrapporre tanti layer di colore, però voglio che in queste prime fasi di studio rimanga, tra virgolette, libera. Quindi voglio mettere giù poco colore, proprio come quantità, perché io so che poi inizierò a utilizzare i gessetti e quando userò quelli che per loro natura rilasciano una quantità veramente alta di pigmento sopra la carta, allora l'importanza di avere adesso poca pressione, quindi mettere giù poco colore, mi dà diciamo più spazio per lavorare dopo con gessetti e pastel pencil, perché poi pastel pencil come sapete me li porto dietro per tutto quanto il lavoro, perché poi velature su velature si va avanti insomma a sistemare strada facendo. Allora vorrei farvi vedere che inizio a utilizzare
anche un Carbotello 330, questo rosso porpora che io uso tantissimo, proprio nella parte del bordo del cappuccio dello stregone che si intravede un po' qui, quindi cerco di distinguerla. Allora, nel frattempo vedo che arrivano delle domande, mi devo voltare per guardarle sul computer per leggerle meglio, così vedo se riesco anche a rispondervi. Allora, Anna Giulia chiede, quindi nelle prossime lezioni metterai del gessetto sopra i pastel pencil per intensificare? Sì, esatto, utilizzerò dei gessetti e questa cosa cambierà la resa ovviamente dei colori. Infatti quello che sto facendo adesso non è indirizzato ad avere una resa del colore e neanche ad avere i colori definitivi, ma è solo appunto qualche primo accorgimento per distinguere un po' le parti. Nel frattempo vedo Michela che scrive che vede un po' sfocato. Questa cosa qua, come al solito, è un po' difficile da, come dire, da sistemare. E adesso in questo momento non saprei neanche come mai si veda sfocato. Io qua dal monitor, quindi da quello che sto mandando io in diretta dallo smartphone che sto usando, vedo bene. Quindi come vedete da casa o sui vostri dispositivi potrebbe anche essere qualcosa di legato alla vostra connessione. Diciamo che è anche un po' quello che mi auguro. Allora, nel frattempo qui ci avviciniamo alla zona dell'occhio, dove a breve inizierò a utilizzare un altro carbotello tendente al blu, anzi decisamente blu, sebbene molto scuro, che è il carbotello 390. Nel frattempo con il nero cerchiamo di definire un po'. Il formato della carta che stiamo utilizzando per questo ritratto è 35 x 50 cm, quindi è un ritratto molto grande, per cui ovviamente tutto il lavoro che c'è da fare è grande, cioè occupa degli spazi non da poco e quindi ovviamente dovete già sapere che richiederà tempo, ma del resto il corso online è studiato apposta, quindi siamo qui apposta per affrontare tutte le varie parti, sia di pari passo con le mie spiegazioni strada facendo, ma anche attraverso le vostre domande, le vostre perplessità. Ok, allora cominciamo a usare il blu 390 della Carbotello, blu scurissimo, il blu più scuro della Carbotello, e amalgamandolo anche insieme al nero cerco di crearmi un po', diciamo così, sempre parlando di macchie, le zone che sono interessate da un po' di blu che emerge dall'ombra nera. Quindi senz'altro tutte queste parti, tutte queste macchie iniziali, come dicevo all'inizio, mi faciliteranno poi l'uso del gessetto dopo. Poi secondo me ci sono anche altre cose, parlando sempre di colori, che è importante ricordarsi. Allora, una cosa è che quando inizieremo ad utilizzare anche i gessetti, i pastelli, oltre ad avere una resa del colore, poi vabbè lo vedrete, estremamente diversa, proprio a livello di intensità, di profondità e quant'altro, andremo anche a cercare con i gessetti e, ripeto, sempre insieme anche ai pastel pencil, i colori che si avvicinino a quelli definitivi, quindi a quelli della reference.
cosa che, ripeto, in questo momento non mi interessa perché sto soltanto facendo uno studio di queste macchie e delle varie zone, quindi con i gessetti e tutto il lavoro successivo andremo proprio a ricercare sempre di più, ogni volta un po' di più, la resa del colore giusto, quindi che si avvicini il più possibile alla verità e alla reference. Secondo me però è anche giusto dire allo stesso tempo che io non mi fisso mai a voler raggiungere un livello di colore esatto al 100% relativamente alla reference. In primo luogo perché non è sempre possibile farlo, a volte i colori matchano, quindi collimano bene con quello che vediamo, quello che vedono i nostri occhi sulla reference. Nel frattempo ho preso di nuovo il nero della Caran d'Ache, che continuo a usare su questa parte per creare l'ombra dell'occhiaia e quindi a mescolare anche col blu. Stavo dicendo appunto che a volte non è possibile raggiungere il colore perfetto che vediamo sulla reference, ma non dobbiamo dimenticare che noi in mano abbiamo una gamma di colori tra gessetti, pastel pencil, marche diverse di gessetti, eccetera eccetera. Abbiamo delle gamme di colori che, per quanto siano molto ampie e quindi per quanto ci diano tante possibilità, sono comunque dei colori, è pittura, sono pigmenti, e non è detto che riusciamo ad avere la stessa identica resa che vediamo su una carta patinata, stampata in un'eliografia o una tipografia. E è importante dirlo perché non bisogna, secondo me, impuntarsi troppo, ma bisogna trovare un buon compromesso fra quella che è la resa. Quindi c'è un momento in cui io decido di fermarmi perché guardo il mio lavoro e vedo che va bene così, cioè mi piace. La resa ce l'ho, la resa dei colori c'è, rispetto alla reference ho detto quello che dovevo dire, la verità l'ho detta e quindi sono contento così, non vado certo a, come dire, impuntarmi perché il colore non è al 100% come quello della carta fotografica, di una reference stampata, oppure vista su uno schermo digitale, ancora di più, perché stiamo parlando di migliaia e migliaia di colori, quindi noi possiamo fare del nostro meglio e lo facciamo, e i nostri occhi si allenano anche a trovare le soluzioni per avvicinarci il più possibile ai colori, però io credo che si debba anche a un certo punto avere un accontentarsi, diciamo, su quello che può essere la resa raggiunta di colore con la pittura, quindi con i pastelli e i pastel pencil, di pari passo a una resa giusta di volumi, tridimensionalità, atmosfera, sentimento e tutto quello che vogliamo che il nostro dipinto dica. Credo anzi che siano fattori, questi ultimi, molto più importanti o comunque spesso più rilevanti rispetto all'impuntarsi magari sulla ricerca del colore perfetto. Ok, nel frattempo vedo che c'è un'altra domanda. Allora, nemmeno combinando più colori diversi si riesce sempre a trovare il colore giusto? Esatto, è un po' il discorso che stavo facendo. Io combino tanti colori diversi insieme tra gessetti e pastel pencil, lo faccio e cerco di spingermi il più possibile a una resa realistica e intensa anche. A volte devo dirvi che di proposito, se trovo che ho per le mani dei colori che mi piacciono e esprimono un'intensità magari ancora diversa rispetto alla fotografia e per certi versi più interessante o più potente o magari più vibrante, allora scelgo di variare leggermente quello che vedo, e voglio sottolineare che è leggermente, perché comunque almeno poi ognuno di voi farà, come spero, il proprio percorso, però quando io realizzo delle fotografie
come ad esempio quelle dello stregone. In quella fase già c'è ovviamente un interesse a ricercare un certo tipo di gamme di colori, un certo tipo di atmosfera, quindi la ricerca viene fatta lì, per cui mi attengo a quello che io ho creato, perché è quello che volevo, per cui quando mi metto a dipingere poi vado a ricercare quel tipo di resa là, eccetera. Però non di meno, appunto, la fotografia a volte ha dentro delle informazioni che noi leggiamo, interpretiamo con i nostri occhi, quindi ci sono anche poi dei risvolti molto soggettivi. E poi in più ci sono delle cose che la pittura consente di fare, magari appunto mescolando, miscelando tanti colori insieme, e a volte si ottengono delle cose che sono inaspettate e si decide di tenerle perché sono belle semplicemente e funzionano, e quindi va bene così. Oppure a volte non succedono casualmente, ma io le ricerco, magari perché so esattamente che cosa mi dà quel tipo di gessetto utilizzato su quella parte, miscelato con un altro gessetto, oppure con una velatura fatta con determinati pastel pencil. Quindi sapendo questo, poi a un certo punto diventa bello che si possono prendere determinate decisioni in questo senso, ok? Quindi così. Nel frattempo, se avete altre domande, come al solito, io mi sono spostato sul naso, sempre utilizzando il mio blu 390 della Carbotello e il nero Caran d'Ache 009. A breve inizierò a tirare in ballo anche un altro colore, un Carbotello viola, che mi occorre qua sul naso, su questo nasone dello stregone, che adesso dobbiamo rendere un po' più, appunto, un po' più tridimensionale. Come dicevo fin dall'inizio, non mi sto a fissare troppo in questo momento sui dettagli, eccetera, ma voglio avere appunto una prima resa dei volumi. Staremo insieme per un'oretta, quindi circa fino alle 6 circa. Nel frattempo ditemi come vedete, se vedete bene, se qualcun altro oltre a Michela riscontra questo problema dello sfocato che mi diceva, se l'audio è buono, datemi qualche feedback, tanto per saperlo, in quanto almeno lo so, anche se non posso fare molto, che come avrete capito i miei mezzi qui sono un po' limitati, mi consentono di fare questa cosa, e in futuro con più sostenitori, come mi sono ripromesso, penserò a degli upgrade di materiale tecnico che mi permettano di fare delle cose un po' più con una maggiore qualità ancora. Ok, Dominga dice che vede bene prendendo come riferimento la pic dello stregone. Anche quando realizzi i tuoi dipinti, come quelli per la mostra, fai uno studio, una base con i pastel pencil, o preferisci direttamente andare con i gessetti sul foglio? Allora, qui dipende, forse ne abbiamo anche già parlato in altre occasioni, però normalmente quando realizzo i miei dipinti, diciamo che è una cosa che varia tantissimo dalla complessità del dipinto, da quanto ci sono delle parti che sono ricche o meno di particolari. Allora sì, posso decidere anche di iniziare con degli studi fatti a pastel pencil. Allora, nel frattempo io tiro in ballo questo viola 385 della Carbotello, che voglio iniziare a utilizzare sul naso, perché c'è una luce violacea, e quindi anche qua, per distinguere le varie zone, quindi in questo caso la luce fredda che arriva da sinistra e va a toccare il naso, usiamo questo viola. Quindi dicevo sì, assolutamente può capitare, capita anzi, nell'ultimo dipinto, nel dipinto attuale a cui sto lavorando,
c'è un volto dal quale ho iniziato a dipingere, e su questo volto ho iniziato a fare un lavoro un po' come quello che stiamo facendo qua insieme, quindi con... Ecco, lo sentite il trapano? Credo che si sia attivato un trapano al piano di sopra e mi chiedo se si senta anche da casa. Di nuovo il blu 390 della Carbotello. Lo vado a fare incontrare col viola, la bellezza del pastello, i colori che si incontrano si miscelano e creano anche delle tonalità intermedie. Quindi Anna Giulia, spero di aver risposto alla tua domanda. Qui il blu sarà decisamente più scuro e per noi non sarà un problema, perché quando inizieremo a utilizzare qui il gessetto blu della Sennelier sparerà fuori in una maniera incredibile e quindi otterremo anche i contrasti giusti. Ok, si sente anche il trapano, perfetto, così almeno siamo corredati anche dei suoni naturali che ci sono ai piani superiori nei vari ambienti, ma ovviamente ce ne freghiamo. Allora, nel frattempo ricordo il corso che stiamo facendo sullo stregone, vabbè, è naturale, lo sapete, prevede diverse lezioni portate avanti nel tempo, come ho sempre detto, anticipato, eccetera. Però è il primo lavoro di ritratto a pastello vero e proprio e diciamo anche avanzato, se così si può dire, che facciamo insieme, quindi va giusto bene, perché quello che stiamo per esempio facendo oggi in questa lezione è un passaggio abbastanza importante e che ho il pretesto di farvi vedere e poi a poco utilizzeremo una serie di altri materiali, quindi andremo lezione per lezione a trasformare questo lavoro e a renderlo sempre più interessante, ma anche conforme al modello, quindi alla reference, e quindi grazie a questo corso avrete occasione di studiare tutti questi passaggi e vedere come si può affrontare un dipinto a pastello, un ritratto a pastello. Dico come si può affrontare perché proprio come per come stavo rispondendo poco fa alla domanda di Anna Giulia, non è che è una regola ferrea lavorare in questo modo, quindi partire con uno studio e pastel pencil eccetera, ma è un qualcosa che si può fare, come no, si può anche andare direttamente su questa traccia che abbiamo realizzato l'altra volta a lavorare con i gessetti, e questo è possibile farlo a seconda di diverse esigenze o scelte. Se si ha una certa sicurezza si può usare direttamente il gessetto, quindi direttamente con quello. Siccome questo è un corso, quindi è un contenuto didattico, mi va l'idea di mostrare un processo che arriva piano piano alla resa, soprattutto piano piano anche perché, ripeto, sono i primi movimenti all'interno del mondo della pittura a pastello per voi che mi seguite su Patreon, e quindi secondo me ci sta anche fare uno studio che passo dopo passo affronta tantissimi aspetti, così riesce a essere tutto più ricco, più bello. E dicevo, questo è un corso che è accessibile a voi che mi seguite su Patreon, quindi un contenuto che non sto rendendo disponibile su YouTube, anche se in futuro lo farò, nel senso che poi a un certo punto questi contenuti che richiedono comunque un certo tipo di lavoro eccetera li apro, diciamo così, li rendo pubblici anche a YouTube. La differenza però è che voi di Patreon avete accesso a questi corsi qui e ora, in questo momento, e quindi in anteprima,
Avete inoltre accesso alla reference fotografica ad alta risoluzione che chi seguirà il corso su YouTube non avrà, oltre all'elenco del materiale necessario. E in più, proprio come sta avvenendo adesso, via chat a porre tutte le domande del caso per capire insieme ancora meglio tutti i passaggi e i dubbi e le perplessità, anche perché il mondo della pittura a pastello è davvero particolare rispetto a altre tecniche di pittura che sono più gettonate, magari più sdoganate, più conosciute, o che comunque capita più spesso di vedere, no? Se io apro YouTube o qualsiasi altro sito di contenuti didattici o di tutorial su internet, è molto più facile imbattersi in corsi di, non so, di pittura ad olio. Ci sono delle cose che rischiamo di vedere molto più facilmente rispetto invece alla pittura a pastello. Adesso prendo di nuovo il viola, e in questo caso il viola della Carbotello sempre lo vado a miscelare col nero, perché qua sotto il naso, i baffi comunque creano ombra. E luci fredde che ci sono da questa parte generano delle macchie di colori diversi. Qui ci sono dei viola grigiastri, ma abbiamo tutti i colori che ci serviranno e che utilizzeremo anche nelle prossime volte. Cerco di creare già delle macchie che mi danno un'idea dei baffi. Di nuovo il viola su questa parte sotto il labbro inferiore. E come vedete pian piano cerchiamo di tirare fuori il suo viso, le sue sembianze. Qui voglio utilizzare di nuovo il porpora della Carbotello. Così poi, una volta fatta questa parte che riguarda questi 4 colori che ho in mano, poi iniziamo a muoverci anche sulla parte destra del viso, che poi implica, oltre al nero ovviamente, anche altri colori più caldi, quindi possiamo anche cominciare a studiare, a renderci conto anche delle differenze tra colori freddi e colori caldi, che è una cosa che è sempre molto interessante per me e che insomma interessa sempre buona parte dei miei dipinti, che si basano molto su giochi di contrasti, quindi contrasti di luce e ombra, contrasti di colori di ogni tipo. Ecco, allora qui guardate, sto inserendo questa piccola macchietta qua sotto, che sta più o meno a iniziare proprio sulla mediana del viso, scura, perché c'è una piccola ombra della barba che si intravede. Allora, un trucco per vedere meglio queste cose, se non altro per notarle un po' di più, è guardare la reference socchiudendo gli occhi. Quindi dovete socchiudere i vostri occhi e notare che appaiono delle macchie che poi noi sfruttiamo, perché sono delle macchie che comunque creano volume anche nella barba, perché la barba la trattiamo come un qualsiasi altro oggetto o parte del viso, quindi ha un suo volume, ha delle sue luci, ha delle sue ombre, e quindi poco alla volta anche questa cerchiamo di renderla così come dovrà essere. A tutta questa parte della barba diamo una base blu, poi come dicevo i gessetti faranno il resto.
noterete che appunto in questa fase del lavoro sono abbastanza, potrei dire, impreciso, cioè un po' più grezzo, perché sto buttando giù appunto delle macchie, dei primi tratteggi per identificare le parti e per rendere le semplici linee che avevamo con un qualcosa già di più, che cominciano ad avere l'aspetto di un volto con luci e ombre e luci calde, luci fredde. Però, come dicevo dall'inizio, non è importante per me adesso concentrarmi troppo sui dettagli, posso avere anche dei tratti buttati giù per fornire soltanto una prima impressione del lavoro e poi, ripeto, da quando cominceremo a utilizzare i gessetti allora potrete anche apprezzare proprio le differenze sostanziali, devo dire, che ci sono fra i gessetti e i pastel pencil, perché come al solito sono molto grandi. Ecco, quest'ombra che c'è qui, se socchiudo i miei occhi riesco a capire meglio che si propaga ancora, quindi anche qua miscelandola con il blu scuro della Carbotello, attraverso l'uso del tratteggio cerchiamo di mettere un po' di ordine in queste masse, nelle dimensioni anche che devono avere tutte le varie parti. Ok, allora ripartiamo dal nero qua su. Questa volta ci spostiamo sulla parte destra, indubbiamente qua inseriamo ancora nero. Allora, nel frattempo vedo una domanda di Anna Giulia che mi chiede: stai sempre usando i pastel pencil non di punta senza troppa pressione, giusto? Sì, esatto, come si può vedere cambio l'impugnatura e uso il pastel pencil di punta quando voglio andare a sottolineare delle linee, dei contorni, insomma dei punti dove si stoppano i colori in maniera magari un po' più netta e definita, se no li utilizzo inclinati, come sto facendo in questo momento, perché è un modo di dipingere, di colorare che consente di controllare di più, usando molto il polso, la pressione e anche il tratteggio. Qui
vicino al naso si creeranno queste ombre molto nette che mi piacciono perché definiscono molto bene appunto il naso e lasciano intuire anche se lievemente, il sopracciglio e l'occhio destro. Come ho detto anche in altri corsi, si possono realizzare dei dipinti anche utilizzando soltanto i pastel pencil. Quindi un lavoro fatto totalmente a pastel pencil, con Caran d'Ache, Conte a Paris, Stabilo Carbotello, eccetera, e si può assolutamente fare. Ad esempio le dimostrazioni live sul ritratto di Bouguereau che sto facendo riguardano proprio questo, cioè realizzare un ritratto totalmente o quasi con i pastel pencil. Dico quasi perché ho utilizzato un piccolo pezzetto di gessetto nero per lo sfondo, altrimenti soltanto pastel pencil. Sono scelte. In quel caso è proprio anche lì una mia scelta legata al fatto di mostrare come si possono utilizzare i pastel pencil, quindi anche lì mi fa un po' da introduzione al mondo della pittura a pastello, perché vediamo bene, un po' come stiamo facendo noi adesso, come questi pastel pencil possono essere sovrapposti e mescolati per ottenere in realtà quello che si vuole. Però insomma, come ho già detto in più occasioni, la pittura a pastello non si limita all'uso dei pastel pencil, ma implica anche l'uso dei gessetti, che sono proprio una svolta perché hanno questi colori così tanto forti e belli. Poi vi assicuro che vedere con i propri occhi, quindi dal vero, un dipinto a pastello, anche solo rispetto a vederlo così su un monitor, cambia tutto, perché stiamo parlando di colori che veramente lasciano a bocca aperta, sono veramente molto molto forti e vibranti. Allora è lì, secondo me, almeno per quanto mi riguarda, che diventa interessante. Allora, qui, come vedete, ho lasciato questa apertura più chiara, e anche se ci sto andando sopra con il nero, però lo sto facendo con una pressione leggermente diversa, in modo che riesco lo stesso a fare vedere l'occhio, a farlo intuire. E adesso prendo di nuovo il mio carbotello porpora 330 e lavoro un po' su questa parte, quindi sto mescolando al nero un porpora, in modo da fare un colore molto scuro, che anche qui mi serve per lasciare intravedere un po' di palpebra, ma non troppo, perché comunque qui l'ombra avvolge proprio tutto quanto, quindi le cose che si vedono, più che vedersi, si intravedono. Allora secondo me è bello dare questo effetto. Quindi qua sto usando di nuovo il nero, faccio incontrare i colori, lascio che si intraveda la parte che interessa a me, e dosando il colore per far sì di farla vedere proprio quanto interessa a me. Poi appunto, ripeto, siamo sempre nelle fasi di uno studio, quindi non ci sono i colori perfetti, non ci sono i colori con le intensità ancora a cui arriveremo. Ok, utilizziamo un po' di nero anche qua, in quest'ombra
che è quasi centrale al naso. In questo caso lo sto mescolando il nero con il viola che ho sotto come base e con il blu scuro 330 che ho usato prima, così quest'ombra del naso centrale diventa, come vedete, già un pochino più intensa. E adesso con il porpora sulla parte destra di quest'ombra scura, questo porpora che è già un po' più caldo come colore mi fa insomma da introduzione rispetto al viola dall'altra parte che è più freddo ai colori appunto più caldi che ci sono qua. Spero che la qualità del video sia buona o comunque accettabile e che riusciate a vedere in questo momento quello, cioè, di cui sto parlando, riusciate a vedere pian piano questo effetto, diciamo, che si svolge, diciamo così. Ok, allora iniziamo a tirare in ballo qualche altro colore, come ad esempio un Carbotello 640, che è un Caput Mortuum scuro, che è questo marrone rossiccio, quindi marrone rossiccio, per cui già è un colore che è più caldo, e vado a sottolineare qualche piccola ombra del naso che avevo tracciato qua durante la lezione dell'altra volta. E poi lo uso anche in queste parti intermedie tra il porpora e quello che verrà dopo, che sono dei colori decisamente più caldi, proprio più sul rosa caldo. Si vede benissimo che hanno dentro delle percentuali di colori caldi, dei gialli. Ok, ho letto il messaggio di Dominga, quindi ci sono delle cose che come al solito persistono, e quindi mi viene quasi da dire amen. Ok, adesso prendo un Caran d'Ache 408, che è un seppia scuro, possiamo semplificare dicendo che è un marrone scuro, e mescolandolo al nero continuo a scendere, quindi a mostrare la forma dell'ombra qua sul suo viso che gira intorno al naso, perché non è già più nero, è già scendiamo, arriva un po' di luce e quindi si vede già un altro colore. E anche questo è un seppia scuro, quindi stiamo parlando di un colore decisamente più caldo. Nero, Caran d'Ache. In questo punto si miscela ovviamente al 408 che ho passato poco fa. 640 Caput Mortuum scuro, facciamolo incontrare con il 408 e tutta la parte del naso più calda, come si può vedere, almeno inizia un po' a emergere. Lo vado a mettere anche un po' qui, perché dovrà andare in contrasto con il nero, che uso con una bassa pressione, che mi mostra quella che è, diciamo, la forma dei suoi baffi. Sopra il nero qui a destra poi utilizzerò dei grigi, e poi a un certo punto dovrò anche temperarlo questo nero, perché sta perdendo.
frattempo sembra che il trapano si sia fermato. Ombra anche da questa parte, ombra che i baffi fanno nelle pieghe ai lati della bocca. E vedete che pian piano, cioè, nel senso, ve lo pongo appunto come domanda proprio perché spero che da casa riusciate a vedere l'effetto. Quindi l'effetto che sta venendo fuori, che è quello di appunto di iniziare a intravedere una certa tridimensionalità e un ordine di idee, quindi un'impressione che si avvicina a quella della reference, ok? Quindi cominciamo a vedere le parti che andremo poi a dipingere, come ripeto, con colori molto più intensi. Quindi cominciamo a vedere al loro posto. Stiamo trasformando una traccia che abbiamo fatto l'altra volta a mano libera nel volto con dello stregone, dove tutte le parti sono visibili. Poi appunto un'altra cosa importante di cui mi è già capitato di parlare, che anche in questo caso sicuramente avverrà, è il fatto che man mano che si procede, almeno a me succede spessissimo e mi piace anche che succeda, quindi man mano che si procede con il lavoro ovviamente si fanno ritocchi, aggiustamenti, pentimenti, ripensamenti, insomma si modella il lavoro, si modula, è in corso d'opera, quindi si trasforma. E è giusto che sia così perché io ho una reference a fianco e man mano è un po' come scolpire, man mano che vado avanti mi rendo conto di alcune cose, mi allontano un po', a volte io vado indietro, quindi vedo dove c'è ancora bisogno di lavorare, dove c'è bisogno di cambiare. Qui adesso utilizzo di nuovo il Porpora 330 Carbutello. Io qui lo vedo, quindi lo metto, è una macchia, è l'ombra che pian piano si dissolve andando verso la luce. Ovviamente non è sufficiente così perché è anche un po' più scuro, quindi anche qua vado ad utilizzare di nuovo il nero della Caran d'Ache che, come vedete, viene miscelato al porpora, quindi non è che lo sovrasta totalmente. Faccio sì che continui a vedersi il porpora, però mescolandosi al nero ha un po' più di forza la mia ombra. La punta del nero ormai è andata. Ok, qui prendiamo il 408 della Caran d'Ache che un po' come qua sopra è un marrone scuro, quindi essendo così marrone seppia è un colore più caldo, quindi mi va bene qui sulla destra in contrasto con i viola e i blu che ci sono a sinistra, ma non è scuro come il nero, quindi siccome qui anche sulla barba stessa cominciano ad esserci delle luci che sono comunque piuttosto calde, e anche sul pizzetto che è scuro, però vogliamo dei colori un po' più caldi, allora il motivo per cui scelgo di lavorare con un marrone, un seppia scuro, che va giusto bene, fa il caso mio. Vedete che consente di intravedere meglio, di capire meglio il pizzetto. E stessa cosa qui. Qui va proprio bene anche il 408. Poi uso il 640 che è un po' più rossiccio e chiaro, quindi su questa macchietta di luce che c'è qui. Prima di chiudere la diretta utilizzerò ancora un ultimo colore della Caran d'Ache, che è il 583, così vi faccio vedere anche come dare un po' già la sensazione di rosa. Ok, stessa cosa, sto chiudendo gli occhi, vediamo macchie e le mettiamo per
sull'esterno i peli della barba vanno pian piano a diradarsi, quindi lasciamo spazio praticamente allo sfondo. Vediamo lo sfondo. E qui prendiamo di nuovo il blu, che arriva comunque a essere presente anche qui fino alla parte centrale. Qui bisogna cercare molto di interpretare, perché c'è una moltitudine ovviamente di peli della barba, ma noi dobbiamo interpretare, in questo caso sintetizzare, sempre pensando che comunque stiamo realizzando delle macchie. Prendiamo il viola, che come vedete è presente qui nella parte centrale. Ecco, io in queste fasi qua, come vedete, qui sono decisamente grezzo, nel senso che butto giù proprio il colore senza paura. Prenderei anche il viola più neutro della Carbotello, che è il 770. Essendo un po' più neutro va bene qua nelle parti centrali che si spostano verso destra e incontrano i colori più caldi, quindi non è freddo, non è troppo freddo, proprio perché è un po' più spento, quindi direi che qui va benissimo. (408). Ok, allora adesso prendo un attimo il 583 della Caran d'Ache, che è questo colore, è un rosa, in realtà viene chiamato, non so, però viene considerato nella gamma dei rossi, però è un rosa piuttosto caldo, e lo utilizziamo, come vedete qui, per capire che c'è per l'appunto una luce e che per di più è calda. La pressione è poca perché è un colore che è molto luminoso e quindi vorrei solo dare qualche accenno appunto di luce. Penso che possiate vederne l'effetto. Ok, proprio conferisce una tridimensionalità del tutto diversa. Ancora un po' del viola 770 da usare come base per il pizzetto, sempre per la barba, perché poi sopra, adesso poi prima di chiudere la lezione, mettiamo un po' di luce anche qua sulla barba, data da un grigio chiaro della Carbotello, anche qua solo per dare un accenno visibile a quella che è la parte illuminata di luce calda della barba. Qua ovviamente c'è molta oscurità. Nel frattempo vedo che è arrivata una domandonissima, grossa, da Anna Giulia. Mi fermo un attimo per leggerla perché la vedo bene sul monitor del computer fisso. Ed è, sei partito da sinistra perché è la parte più in ombra, con più scuri, e poi sei passato a destra sempre per rispettare la regola di partire dai colori più scuri per passare a quelli più chiari. Non tanto per questo, ma perché normalmente a me viene automatico muovermi un po' come per scrivere. Io sono destro e quindi da sinistra verso destra. Quindi l'ho fatto per questo duplice motivo, sia esatto perché mi viene comodo partire dall'alto a sinistra e scendere in basso verso destra, ma anche perché appunto potevo distinguere e scindere bene le due parti di colore
che interessano questo dipinto, quindi i colori freddi prima e i colori caldi poi in questo caso. Allora, dicevo, utilizziamo un grigio della Carbotello, io qua ne ho diversi e penso che possa andare bene un 722, che è questo. È molto chiaro, infatti adesso capisco che cosa mi dà, poi decido se mi va bene. Vorrei anche sottolinearvi, per voi che siete di Patreon, sin da ora, anche se metterò questo video pubblico su YouTube, che questo è un grigio 722, ma ho visto che sull'elenco del materiale che ho dato ho scritto 723 per un mero errore di battitura. Quindi se non avete ancora preso il materiale o se l'avete preso ma non trovavate, il motivo è questo. Ecco, vedete l'effetto che mi dà? Mi illumina proprio la barba, È una cosa che poi anche in questo caso, quando avremo i gessetti, vedremo molto meglio. Però soprattutto da questa parte a destra, dove ci sono le luci appunto più calde, vengo qui e socchiudendo gli occhi cerco di capire bene dove si trovano le parti più luminose. Questo è abbastanza freddo, siccome ho anche un grigio un po' più caldo, che dovrebbe essere il 704, che è questo. Allora utilizzo anche questo, che forse è ancora un pelino più adeguato sulla parte in luce qua della barba, proprio perché è un grigio un po' più caldo. È solo qualche accenno, adesso, per distribuire queste macchie e dare un po' la forma al pizzetto, quindi solito discorso. Ok, questa era l'idea, quindi il buttare giù questa prima impostazione del nostro stregone. Guardate qua, sempre col grigio 704, con pochissimissima pressione, perché qua ovviamente se premo troppo rischia di esserci poi troppa luce, però anche qua posso già mostrare qualche macchietta di peletti che poi dopo mi torna utile. Quindi buttare giù il viso, ok? Sul quale la prossima volta, quindi nella terza lezione, utilizzeremo i gessetti. Quindi attraverso l'elenco del materiale che avete, vedrete che ci sono una serie di gessetti anche lì che ho predisposto con i colori adeguati per questo ritratto. Come al solito metto un po' di gessetti, ma non 500 gessetti, un po' per permettervi di farvi delle palette piano piano, perché comunque hanno anche un costo, e un po' perché con quei, tra virgolette, pochi gessetti ho anche l'opportunità di farvi vedere come arrivare appunto alla resa dei colori. Credo che sia sempre meglio avere meno gessetti piuttosto che averne di più, perché avere dei set infiniti di gessetti, di pastelli, pone il rischio che poi semplicemente non li utilizziamo tutti, perché sarà difficile utilizzare tutti i gessetti che si hanno nelle confezioni, quelle spaventose, ed è anche, secondo me, più didattico, quindi permette di fare più esperienza l'avere pochi gessetti, perché devi trovare la soluzione per arrivare al colore che ti interessa, facendotelo tu, quindi miscelando, ed è quello che cercheremo di fare. Quindi, ok, obiettivo della lezione raggiunto. Ovviamente potrete rivedervi voi di Patreon, e vale per tutti, anche coloro che non si sono connessi oggi, questo video in qualsiasi momento, vederlo e rivederlo perché rimane a disposizione, e capire e vedere più volte tutti i passaggi. Potete anche sotto il post del corso fare delle domande o fare dei commenti, quindi anche in differita, diciamo così, e risponderò. Nel frattempo vi saluto, ci vediamo per la terza lezione e ci vediamo per ogni cosa sui miei canali social, sul mio sito e su Patreon. Buona serata.